Ragazze, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Crochet Café Podcast, versione ottobre, quindi siamo già dentro il mese di ottobre. Come avevo preannunciato nella diretta e nel canale di WhatsApp, il tema di questo podcast sarà la nostra prima volta con l'uncinetto. Vi invito già da adesso, vi lascio la mail sayubishop@gmail.com per partecipare al prossimo podcast, quello di novembre. Vi dico a fine video quale sarà il tema di novembre. Intanto cominciamo. Nel frattempo mi è arrivata una mail da una di voi che si aggancia sia al discorso della pazienza, quindi al precedente podcast, che a quello della prima volta con l'uncinetto. Quindi ve la vado a leggere subito perché poi vi racconto la mia storia e vi leggo un'altra mail ancora. Quindi partiamo subito. Ciao Sayubi, ti scrivo per quanto riguarda il podcast sulla pazienza. Io come te non ho tanta pazienza, ma ho dovuto imparare ad averla da 22 anni a questa parte. All'età di 19 anni, scusate, ho avuto problemi di salute, che a raccontare tutto il mio vissuto sulla malattia finiremo nel 2075. Ho avuto un'aplasia midollare, dove ho dovuto fare trapianto di midollo e uscita dalla camera sterile giornate intere al day hospital. Ho imparato a usare l'uncinetto e lì ad avere tanta pazienza. Da allora la mia terapia preferita, dove quando sono nervosa è il mio calmante. E questa è la mia storia. Quindi vedete che abbiamo sia un impatto particolare, perché comunque da una brutta esperienza, da una brutta situazione, poi nasce questa passione che ci insegna la pazienza proprio. E la prima volta con l'uncinetto, tra l'altro non è la prima storia che sento nascere da una negatività, una storia di passione per l'uncinetto nascere da una negatività. E questo dimostra quello che ho sempre detto, che l'uncinetto è una grande cura ed è una grande terapia, non solo per le questioni gravi come in questo caso, ma anche davvero per lo stress quotidiano. Quindi grazie per aver partecipato alla persona che preferisce in questo caso restare anonima. E allora, veniamo a me. Io vengo da una famiglia che non ha nulla a che fare con l'uncinetto e quindi non avevo nessuno in casa che facesse uncinetto. Non sono stata mai circondata da centrini e tutto quello che può essere associato all'uncinetto diciamo, negli anni, nei decenni passati. E quindi quello che mi ha smosso un po' è stato il vedere qualche cosa in giro, ma già da ragazza. Chiesi a mia nonna, che lavorava a maglia in realtà, di insegnarmi qualche cosa, ma lei mi disse che non ce l'avrebbe mai potuta fare perché io sono mancina. E quindi questo era un altro ostacolo molto importante perché anche volendo, ad esempio, andarsi a segnare in uno di quei corsi che fanno all'interno delle mercerie, eccetera, dovevo beccare anche l'insegnante mancina o meglio quella che poteva meglio reinterpretare l'uncinetto in chiave appunto mancina. E quindi diciamo che inizialmente quella che era un'idea che mi stuzzicava, ho dovuto accantonarla, quindi sono passati diversi anni, devo dirvi la verità. Incontro nella mia strada, voi sapete che sono molto appassionata di videogiochi, grazie a uno dei gruppi di amici nei videogiochi, una ragazza che faceva uncinetto. E da lì comincio a seguire un po', no, quello che faceva, mi facevo mandare tutti i progetti che lei realizzava, le foto, eccetera. E addirittura qualche volta le ho acquistato qualche cosa, quindi c'era un qualcosa che si stava iniziando a muovere un po' dentro di me. Non avevo però ancora mai provato effettivamente, proprio scoraggiata dal fatto che non ci fossero ancora gli strumenti che ci sono adesso, quindi tutorial per mancini. Era un po' complicato trovarne, anzi era già complicato trovare qualcuna che facesse dei tutorial uncinetto. Finché un bel giorno becco per puro caso un tutorial di una ragazza, tra l'altro famosissima, per mancini. E quindi chiedo alla mia amica, dico, ma senti, ti offendi se ci provo e provo a fare qualche cosa?
E ho detto: "No, no, assolutamente, anzi sono contenta", eccetera. Quindi io che faccio? Scendo, prendo la macchina e mi vado a comprare l'acrilico più brutto della storia dell'umanità, che ancora mi ricordo, e tra l'altro ho un progetto, ho una foto del progetto che ho realizzato, un acrilico color petrolio, ma di un elettrico, ragazze mie, terrificante, e l'uncinetto numero 6 in plastica. Cioè, proprio, ecco il mio inizio proprio con i fuochi d'artificio. Quindi uncinetto in plastica, bello, proprio ignorante, e acrilico super elettrico, color petrolio. E parto. Vedo il tutorial, c'era questo corso, diciamo, di uncinetto con le catenelle, poi la maglia bassa, poi la mezza maglia alta, e quindi da lì io ho iniziato, ma mi sono incaponita, quindi io lì ho dedicato veramente la mia esistenza di quel periodo a realizzare, a imparare come si utilizzava l'uncinetto, come si tiene in mano l'uncinetto, eccetera, eccetera. E poi ho sviluppato un paio di dubbi e ho scritto a questa youtuber, le ho mandato proprio un'email che ancora conservo gelosamente, chiedendo un paio di delucidazioni sulle riprese, eccetera, eccetera. E lei mi svela un paio di trucchi. È stata di una gentilezza, ragazze, veramente assurda. Infatti, tuttora io guardo tutti i suoi tutorial, metto tutti i like perché le sono riconoscente, perché mi ha aperto veramente un mondo. E, e quindi inizio a lavorare ad uncinetto. È una passione che mi prende proprio tanto e comincio a realizzare la qualunque seguendo tutorial. Dalle retrovie, dalla regia, mi viene consigliato di aprire un canale, ma perché non apri un canale di YouTube? Ma perché non provi? Perché tu sei brava a spiegare, eccetera, eccetera. Però come sapete, no, ogni scarrafone. E quindi ho pensato che chi mi spronava, magari voleva, lo faceva con gli occhi un po' dell'amore, no? E non mi sentivo pronta, non mi sentivo perfetta, non mi sentivo in grado di poter fare qualcosa di questo genere. Finché un giorno, non mi chiedete perché, mi convinco e parto. E inizio con il canale di YouTube. In realtà, nel vero inizio, prima di aprire il canale, ho tentato una breve strada di vendita dei miei progetti, ma ne ho parlato brevemente in un video per abbonate. Ho tentato la strada della vendita, ma con questi negozietti online non mi sono piaciuta, né io né quello che avevo di fronte, né quello che ho trovato. Eh, C'è ancora un po' di disinformazione riguardo l'handmade, e quindi un discorso proprio di prezzi, di manodopera, eccetera. Cioè mi sono resa conto che non era quella la mia strada, che non volevo entrare in quel mondo. E quindi ho aperto il canale di YouTube. Ed ecco come nasce Sayubi Crochet. Io ho iniziato così. La mia amica è tuttora una mia grande amica e grande fan, e ci consultiamo molto spesso, quindi la ringrazio pubblicamente, perché se non fosse stato per lei probabilmente non avrei mantenuto questa passione, anche se in sordina inizialmente, e quindi la ringrazio tanto. Questa è la mia storia. Adesso vi leggo l'email che mi è arrivata, la cerco un attimo perché avevo salvato le email. Eccola qua. Allora, lei non vuole restare anonima e si chiama Barbara, ed è una delle mie super follower, perché la ricordo molto ed è anche una delle abbonate al canale, quindi eh, una persona molto presente, diciamo, nell'universo di Sayobi, quindi sono molto molto contenta che abbia sentito il desiderio di raccontare la sua storia. Ora leggiamo. Eccomi qui. L'uncinetto l'ho scoperto da bambina. La mia cara zia, che era sarta e sapeva fare di tutto, per farci fare qualcosa ci dava in mano ago, filo e un pezzo di stoffa. E noi, io e sua figlia, ci perdevamo a creare cose impossibili. Dirai tu, e l'uncinetto? Beh, ricordo di aver imparato a fare lunghissime catenelle e nient'altro. Ma questo strano arnese è sempre rimasto nel mio cuore. Qualche anno fa d'estate mia zia ci ha insegnato maglia bassa, maglia alta, ed ho fatto un bel po' di mattonelle che sono ancora lì.
Barbara, pubblica le mattonelle nel gruppo, ti prego, le voglio vedere. Quando te le ritrovi sotto mano, fagli una bella foto e pubblicacela, che è sempre bello vedere questi ricordi. Poi, come ti ho raccontato, mi aveva già raccontato qualcosa Barbara, mio nipote è morto all'improvviso, 5 anni fa, a 32 anni, e niente è stato più come prima e mai lo sarà. Qualcosa dentro di me mi spinge verso l'uncinetto. Avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse a non impazzire di dolore, a distogliere il pensiero. Ed eccolo qui il mio caro uncinetto. Zia non c'era più. E allora YouTube. E via a cercare un tutorial che mi aiutasse a creare qualcosa. Ho trovato chi mi spiegava in modo semplice ed ho creato una sciarpa d'anello Infinity. Quindi ci ricordiamo anche addirittura i nostri primi progetti. Infatti ci ho messo una vita e l'ho regalato ad una mia amica di Piacenza. Tu come sai, io sono di Torino e continuo a seguire questa youtuber. Nel frattempo trovo te, cioè me. E lì si è aperto un altro mondo. Ti ringrazio perché sei un mondo pieno di cose nuove, molto utili, come la crochet-terapia. Insomma, l'uncinetto è la mia isola, felice. E la mia ancora di salvezza, il mio modo di trasformare tutto questo dolore in qualcosa di bello, almeno per me. Ti abbraccio forte e ti ringrazio con tutto il cuore. Nominami pure, non ho problemi. È meravigliosa questa mail perché racchiude tante cose. E la cosa che mi colpisce maggiormente è la parte in cui Barbara dice: il mio modo per trasformare tutto questo dolore in qualcosa di bello. È molto importante, molto spesso in tante terapie viene detto di trasformare la rabbia in positività, no? In qualcosa, cioè costruisci qualcosa con questa rabbia e siamo un pochino lì, no? Anche in questo caso l'uncinetto trasforma il dolore in qualcosa di positivo. Io sono molto contenta, in questo caso rispondo a Barbara, io sono molto contenta di aver in qualche modo contribuito con la mia personalità, col mio essere così, a darti una mano. Ecco, perché tante cose si danno per scontate, è vero, perché uno arriva, fa il video, non è il mero farsi vedere, follower, anche perché tra l'altro voi sapete benissimo, chi mi segue sa che sono quasi 5 anni che io ho il canale, quasi 4 anni, scusatemi, che io ho il canale di YouTube e solo adesso ho iniziato a mostrarmi perché non ho mai pensato che potesse essere qualcosa di rilevante ai fini del motivo per cui ho aperto il canale, ovvero quello di far vedere come io faccio l'uncinetto. E quindi ecco, al di là di quello che io sono, quello che io ho dato fino adesso è comunque arrivato ed è questa la cosa di cui sono orgogliosa, questo posso dirlo. Ringrazio Barbara e l'altra ragazza che hanno contribuito a questo viaggio nella nostra prima volta con l'uncinetto e vi invito a ragionare su quello che sarà il prossimo tema, quindi novembre. sayubishop@gmail.com. Quale sarà il tema? Il tema è il progetto all'uncinetto al quale sono più legata e perché. Può essere un progetto realizzato da voi, può essere un qualcosa che vi è stato regalato ad uncinetto, perché no? Il tema è questo, uncinetto e legame, cioè perché sono legata a questo progetto e che progetto è. Io vi aspetto nelle mail, naturalmente poi nel podcast vi dirò la mia e vi auguro una buona giornata, spero di avervi fatto compagnia, vi do appuntamento al prossimo.